Bisogna che collaboriamo tutti allo stesso obiettivo, ognuno con quello che sa fare. Non c'è bisogno di essere maggiore, minore, il tenente, il generale, siamo tutti uguali. Ognuno fa quello che può fare. Io so fare l'architetto e faccio l'architetto. La forma della cupola qui si è persa completamente. Allorché era una struttura delle strutture più importanti dell'architettura del Mediterraneo, ecco, anticamente, eccetera. E quindi io l'ho dovuto insistere per poterlo fare, ho avuto anche dei problemi con la burocrazia. Perché là vedo un po'. Sì, perché quello capito? I primi due già c'erano, già non c'erano. Sì, lo so, però questo facendo cupole in Africa e poi anche in Europa ne ho fatte, piano piano ho cominciato a scoprire differenti caratteristiche e qualità di queste cupole. E vabbè, una è questa cosa di questo ambiente senza tensioni, che già una qualità, poi sono delle qualità acustiche straordinarie perché si hanno e poi soprattutto se io esercito una pressione su un punto qualsiasi della cupola, questa pressione viene trasmessa dal mattone che la riceve, dal gruppo di mattoni che la riceve, viene trasmessa in tutte le direzioni. Cioè ogni mattone trasmette a mattoni vicini questa cosa e quindi si disperde completamente. E questo crea una situazione di collaborazione. Cioè ogni mattone collabora al mantenimento della struttura. E questo per me è un suggerimento socio-economico per noi, che usciamo dal regime di competizione per entrare a un regime di condivisione della produzione. L'associazione per la quale lavoravo aveva già utilizzato questo strumento inventato dai nubiani, che si era ritrovato dall'architetto egiziano Hassan Fatih nella tradizione nubiana, che è un compasso, che poi credo forse l'avete visto qua in azione. E questo compasso determina la posizione di ogni mattone nello spazio. E quindi si crea una cupola senza centina, senza bisogno di fare la centina e poi la cupola sulla centina. La centina costa più della cupola in realtà, e poi è un tempo. I nubiani hanno inventato questi sistemi probabilmente perché erano in zona desertica, non avevano legno e quindi hanno dovuto trovare dei sistemi per coprire senza utilizzare il legno. Questo compasso però, così come l'ho trovato nell'utilizzo che ne faceva la mia associazione, formava solo delle cupole sferiche. Io, avendo visitato queste cupole, trovavano che erano troppo basse, non mi convinceva come spazio. Allora l'ho modificato questo compasso in maniera da ottenere delle cupole ogive, quindi con molta più aria sulla testa. Va bene? Cioè, invece di essere così, erano così. E questo mi ha aperto tutto un mondo di forme, di spazi. Questa tecnologia può diffondersi facilmente se solo che venga apprezzata e accettata, perché crea spazi molto piacevoli da vivere,
Poi è molto economica perché il materiale è un materiale unico che va dalle fondazioni fino al tetto, fino alla chiusura, quindi un tipo solo di maestranza, il muratore, e poi è valida anche per l'autocostruzione, siccome è molto semplice da imparare. Naturalmente ci vuole un'assistenza tecnica all'inizio perché è più difficile, questo è il compito dell'architetto, più difficile concepirla questa cosa che non realizzarla. Una volta concepita si mette il compasso e si fa quello che fuori, non c'è problema. Da un'associazione francese sono stato incaricato di progettare e realizzare un ospedale in Mauritania. Allora, come mia abitudine, io comincio con cancellare completamente la mia memoria degli ospedali, in maniera da arrivare a fare una cosa che sia aderente veramente al luogo e al momento, al tempo del coso. Sono arrivato a una prima scelta che è quella dei materiali, perché la Mauritania è una zona fa parte del Sahel, che è una zona semiarida, dove c'è questo problema del deserto che avanza. Eliminato il ferro e il cemento e il legno, non mi restavano che i materiali locali, che sono la pietra o la terra. La pietra non ce l'avevo nei paraggi e quindi mi rimaneva la terra, che è un materiale molto abbondante e facile da reperire e economico. Solo che la terra nella tradizione locale viene usata per costruire cruda. Fanno dei mattoni seccati al sole semplicemente, il che li rende molto fragili alla pioggia. Allora loro utilizzano nella loro tradizione dei sistemi per proteggerla, rifacendo, il che richiede molta manutenzione perché ogni anno bisogna rifare l'intonaco, eccetera, così. E quindi io non avevo la possibilità di garantire questa manutenzione facendo un edificio pubblico, e quindi ho pensato di cuocere i mattoni, fare utilizzare il mattone cotto. Il mattone cotto, come cuocerlo? Perché se utilizzavo il legno rientrava nel problema della desertificazione. Se utilizzavo il petrolio, eccetera, materia da importazione, e quindi tutte cose costose. Allora ho scoperto, grazie anche a un suggerimento di un amico, ho scoperto la pula di riso. La pula di riso è la conchiglia che racchiude il chicco di riso, che non viene utilizzata perché gli animali non la mangiano. Gli animali mangiano la crusca, noi mangiamo il chicco bianco, e questo veniva accantonato così in massa. E allora ho dovuto inventare però un sistema per cuocere con quel materiale là. E dopo un po' di prove, di esperimenti, ho creato dei forni che erano le torri di 6 metri d'altezza. Ho fatto 10 forni, ognuno produceva 3.000 mattoni, e il tempo era una settimana, un giorno per caricare il forno, 5 giorni di combustione e un giorno finale per scaricare. E così ho prodotto 2,5 milioni di mattoni per fare tutto l'ospedale, senza macchinari, senza niente, unicamente manodopera. Nel visitare l'ospedale esistente, che è un ospedaletto piccolino, avevo visto che c'era una grande confusione in questo ospedale, perché i malati erano assistiti continuamente dai familiari che li portavano da mangiare, li portavano cose, e ingombravano il percorso dei medici e degli infermieri e creavano una gran confusione, il che era un danno al funzionamento dell'ospedale. Però mi hanno detto, uno di questi
medici mi hanno detto però questa presenza continua dei familiari ha un effetto positivo sul malato. Bene. E si capisce che così si sente, il malato si sente appoggiato, assistito, eccetera. E allora io ho fatto tesoro di questa informazione e ho fatto un ospedale dove è possibile dove i familiari possono fare campeggio vicino ad ogni camera. E quindi tutte le camere hanno due porte, una verso il corridoio tecnico, questa volta riservato a medici e infermieri, e l'altra sul giardino, per cui a qualsiasi ora, qualsiasi momento i familiari possono venire a trovare il malato e portargli da mangiare, portargli, fargli compagnia, eccetera. E quando il malato sta in piedi può andare lui invece dai familiari, così. E avevo creato poi una serie di piccoli padiglioni così dove le famiglie potessero cucinare, preparare le cose. E questo ha determinato la forma di questo ospedale, perché per permettere a tutte le camere di avere una porta verso il giardino ho dovuto fare esplodere la pianta, invece di avere l'ospedale compatto così, esplodere la pianta e lasciare affinché poter aprire le porte sul giardino. Questo ha determinato tutta una forma particolare che non è uno schiribizzo da architetto, ma è la conseguenza di tutto un ragionamento che è quello che vi ho fatto fino adesso. Va bene? Per poter mettere in moto un movimento che abbia come obiettivo questa grande rivoluzione, diciamo. Rivoluzione che non deve essere la rivoluzione armata con i morti e i feriti, ma una rivoluzione culturale, mentale. Per poter mettere in moto questa rivoluzione avevo bisogno di mettere insieme dei giovani per poter discutere di questo cambiamento. Poi mi sono detto, se io chiamo dei giovani, facciamo così, discutiamo, le cose poi rimangono come sono. E allora ho pensato di creare un villaggio per la formazione di varie. Questo qui per esempio è la formazione, questa è la biblioteca, poi ci sarà, dopo faremo anche le tecniche dello spettacolo, oppure c'è l'architettura e cose varie. E poi stabilite la X, perché più la X è grande, se la X la faccio così, è chiaro che il raggio più diventa questo e fa così. Chiaro? Quindi è una ogiva, ma molto più acustica. Allora i giovani vengono qui da tutto il mondo per fare formazione ognuno su quello che sceglie come cosa. Sì. E poi ci si ritrova a un certo punto, tra una pausa e cose così, ci si ritrova insieme intorno a un piatto di spaghetti cose così, e allora si discute, si apre una discussione su questi temi, queste cose di cambiamento. Una cosa di base che ho scritto è: se vogliamo avere un futuro migliore del presente dobbiamo uscire dalla trappola del denaro. Questa è la prima cosa, insomma, che ci condiziona tutti quanti continuamente, distruggendo le qualità, distruggendo tutte la fantasia, le possibilità di evolvere. Quindi diffondere questo pensiero di una semplificazione della vita. Nel sistema al quale io aspiro, il risultato principale è la liberazione della creatività, perché ognuno di noi porta sul tappeto, mette sul tappeto una capacità di creare, di pensare, di cose. Io ho dato di tempo 100 anni, perciò si chiama 2111 il movimento. Ora 100 anni sembrano pochissimi. Ho calcolato che mio padre è nato con i cavalli ed è morto con i razzi sulla Luna. Pensa un po', nella vita di un uomo non era mai successo prima.
quanto cambiamento c'è stato, insomma, ed è sempre più accelerato questa cosa. Quindi può darsi che in 100 anni ce la facciamo. 20.